Pelle smunta e grigia come una giornata di pioggia? Se anche tu vuoi dire basta ad un viso spento, prendi carta e penna e scrivi questa ricettina che puoi fare facilmente a casa tua. Ecco gli ingredienti: 25 g di burro di cacao, 10 g di cera. Io ho utilizzato la cera d'api, ma tu puoi scegliere quella che preferisci. E se vuoi una texture più morbida, puoi diminuirne addirittura un po' la quantità. 25 g di oleolito di lavanda, oppure 10 gocce del suo olio essenziale su 25 g di olio vegetale a tua scelta. 100 g di acqua non clorata, 5 g di granella di ippocastano. E se ti è sfuggito come prepararla, troverai il link in descrizione. Ma se hai la tintura semplice, ne potrai utilizzare 3 g in sostituzione della granella. E anche qui abbiamo fatto un video per come prepararla. 3 g di tintura di violetta. E anche questa abbiamo visto come farla proprio pochi video fa. Troverai ugualmente il link in descrizione. Ed infine 10 g della parte rossa delle foglie di radicchio. Eh sì, sarà proprio lui il protagonista di questa ricetta. Innanzitutto preleva solo la parte rossa delle foglie. Tagliuzzale nel bicchiere di un frullatore, aggiungi la granella di semi di ippocastano, l'acqua e frulla per un paio di minuti. Fatto questo, metti in un pentolino a bagnomaria il burro di cacao e la cera, filtra il frullato e aggiungilo ai grassi. Metti sul fuoco e riscalda a fiamma bassissima fino a far sciogliere completamente i grassi. Appena saranno ben fluidi, mescola e aggiungi l'oliolito di lavanda. Mescola ancora un pochino e aggiungi la tintura di violette ed eventualmente quella di ippocastano. Adesso utilizza un montalatte, emulsiona per un paio di minuti ancora nell'acqua calda, poi un pochino fuori dall'acqua e versa nei vasettini sterili. Chiudi, etichetta e utilizza quotidianamente come una qualsiasi crema viso. Ma perché abbiamo utilizzato il radicchio rosso? Sicuramente per la grande abbondanza delle antocianine in esso presente. Le antocianine infatti vanno a neutralizzare i radicali liberi, proteggendo la pelle dallo stress ossidativo causato da tantissimi fattori esterni, come per esempio l'inquinamento e i raggi UV. Alcuni studi infatti suggeriscono che le antocianine possono limitare le reazioni che portano al fotoinvecchiamento, cioè all'invecchiamento precoce della pelle causato dall'esposizione al sole. Ma affinché le antocianine siano efficaci devono penetrare nello strato corneo, cioè la barriera esterna della pelle. In questo ci aiuterà la parte alcolica presente nella tintura di violette. Ed in più con le sue proprietà renderà la crema seboregolatrice ed emoliente, mentre l'ippocastano e la lavanda stimoleranno il microcircolo e la nostra pelle giorno dopo giorno diventerà sempre più rosea, turgida e bella.